Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime di calciomercato in casa Napoli, questa volta le uscite per il calciomercato in casa Napoli. Conte ha approfittato del pomeriggio di ieri dato alla squadra, un pomeriggio libero, per parlare con il presidente De Laurentiis anche di mercato e ha stilato la lista per le possibili uscite in casa Napoli o gli eventuali, tra virgolette, bocciati. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente come sempre ci confrontiamo anche lì. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. E sempre Forza Napoli che ci sta sempre bene. Allora, cosa è successo nella giornata di ieri? Il Napoli sta proseguendo il proprio ritiro a Di Maro. Nel pomeriggio di ieri vi è stato un incontro in albergo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Ovviamente si è parlato anche di calciomercato, a riferire i dettagli del summit e l'edizione odierna di Repubblica. Ieri Antonio Conte ha concesso il primo pomeriggio libero alla squadra da quando è cominciato il ritiro di Di Maro e il mister ne avrebbe approfittato per incontrare il presidente e fare il punto sul mercato. Un vero e proprio vertice quello di ieri, durante il quale si è parlato ovviamente di Osimhen, ma non solo. Il tecnico sta completando le sue accurate valutazioni sui giocatori presenti in Val di Sole e alla fine potrebbero esserci più bocciati del previsto, con sulla corda soprattutto Ostigard, Nathan, Mario Rui, Juan Jesus e Lindstrom, riferisce il quotidiano. Per alcuni di questi giocatori ci sono delle trattative in corso come Ostigard e Lindstrom, ma ne parleremo ovviamente tra poco. E la cosa che a me fa pensare è che ci sono tre centrali. Ci sono tre centrali che potrebbero partire, Ostigard, Nathan e Juan Jesus. E allora facendo due conti con Hermoso che dovrebbe arrivare, Hermoso, Rafa Marin, Buongiorno e Rachmani. 4. Secondo me si sta considerando, credo, più Olivera che Di Lorenzo in questa situazione. Olivera va a fare comunque il centrale di difesa a sinistra e quindi sono 5 per una linea di difesa a 3. È vero che giocando una partita a settimana non dovresti avere problemi tenendone 5 invece che 6, non avendo i doppioni in ogni ruolo, però è sempre un'incognita poi vedere, cioè puntare su un Olivero o un Di Lorenzo senza averli visti, ma il Napoli credo che abbia studiato comunque queste situazioni e si vedrà poi nel ritiro di Castel di Sangro, nel caso si debba ancora intervenire. Mo portiamo a Hermoso e poi facciamo i conti che dobbiamo fare, perché con Hermoso e con una partita a settimana potresti anche giostrarla così la situazione in difesa, sempre nel caso poi che riesci a piazzarli tutti e tre, Juan Jesus, Ostigard e Nathan, che poi non è detto che li piazzi tutti e tre. Per Ostigard c'è il Ren, 6 massimo 7 milioni il cartellino del calciatore. Ovviamente devi accettare la destinazione e quindi si aspetta un attimo la decisione del calciatore per vedere se gli gusta un tantino la destinazione. Ostigard ha chiesto la cessione, comunque voleva andare via già nella sessione di mercato di gennaio, vuole giocare di più e quant'altro. Noi da Spalletti fino ad arrivare a oggi abbiamo sempre saputo che Ostigard sì, fisicamente le prende di testa, però i piedi comunque sono rivedibili, mettiamola così, e in una difesa a 3 dove il centrale si prende la punta e diciamo copre la zona, i due laterali devono avere comunque piedi buoni perché la fase di impostazione comincia da lì e quindi forse sarà questo uno dei motivi per i motivi di una eventuale bocciatura, ecco, per Ostigard, ma staremo a vedere se poi andrà avanti la trattativa con il Ren. Lindstrom sembra molto vicino all'Everton. Situazione Everton. L'Everton dovrebbe, a quanto si legge, essere acquistato dai Fredkin, i proprietari della Roma. La Roma dovrebbe passare a PIF, un fondo arabo, almeno le ultime che girano si susseguono da questo punto di vista e quindi mi auguro che questa situazione poi non vada a gravare sulle tempistiche per quanto riguarda il mercato. Sulla situazione Lindstrom, ovviamente, chi è iscritto da sempre sul canale, dall'inizio, da tanto tempo, sa benissimo come la penso. Io ho festeggiato e non poco per l'arrivo del danese, quando il Napoli era sul calciatore e comunque quando è stato ufficializzato ero contentissimo, però
gli allenatori che sono passati quest'anno, se di allenatori si può parlare, l'hanno bocciato tutti e tre, ma non per un fattore tecnico, per applicazione. E ovviamente noi durante l'anno abbiamo commentato la notizia in base all'applicazione, però davamo diciamo le colpe divise 50 e 50 perché era una nuova destinazione, una nuova avventura per l'Instrom, hai trovato terreno poco fertile a livello di ambiente per poterti esprimere forse e invece al, diciamo che più del 50% a quanto pare è colpa del calciatore. Io posso solo dire che nell'amichevole che ha giocato il Napoli 2 giorni fa con la Naune ho visto un tantino di insufficienza a livello di applicazione perché caro Lindstrom, se devi metterti in mostra, è l'annata dove dovresti diciamo conquistarti il posto da titolare, la fiducia del nuovo allenatore e quant'altro, al di là dei carichi di lavoro, le gambe pesanti e tutto ciò che è stato fatto a Di Maro, perché ovviamente non sono scusanti ma sono dati di fatto, a livello di applicazione è il calciatore che sembra più con la testa fra le nuvole, perché poi sì, puoi sparare il tiro alto, puoi arrivare tardi su un pallone, puoi steccare anche un dribbling, ma non con una squadra di eccellenza dove si è visto poco e niente nei 45 minuti, se non erro, giocati da Lindstrom, sì, perché poi nel secondo tempo ci sono stati gli avvicendamenti. Comunque 45 minuti quasi di niente anche lì, e mi lascia pensare anche a me che ero euforico tantissimo, abbiamo fatto un grande acquisto e quant'altro. Io non posso fare altro che augurare all'Instom il meglio per la carriera, nel caso ovviamente si faccia e vada in porto l'operazione Inghilterra all'Everton per quanto riguarda il calciatore. Mario Rui, quello che leggevo ieri anche sotto un'intervista di Chiariello, è che Giuffredi sta provando a piazzare Mario Rui in Portogallo, vuole tornare in patria, però non è detto che ci riesca. Non è detto che ci riesca e io non mi strapperei nemmeno i capelli nel caso dovesse restare Mario Rui, perché appunto come ho detto qualche settimana fa avrei anche voglia di vederlo come esterno di centrocampo e quindi Olivera lo arretri facendolo risultare tra i 5 difensori, Spinazzola, Mario Rui, la coppia su quella fascia. Sarebbe una cosa intrigante a livello tecnico, anche perché i piedini di Mario Rui non si discutono assolutamente. C'è ovviamente chi si è sempre scagliato contro il portoghese e ce ne renderemo conto quando andrà via, perché è uno dei pochi che anche quando il mare è stato in tempesta, agitatissimo in casa Napoli, ha sempre sudato la maglia, se ne è sempre fregato di tutto e di tutti e in qualsiasi situazione ci si è trovati in campo, ha sempre difeso il compagno, è sempre stato il primo a muso duro ad affrontare l'avversario, ha sempre onorato la maglia e quindi a me dispiace che parte Mario Rui. Mettetela come volete, poi c'è una buona percentuale di tifoseria partenopea che non aspetta altro. Io mi schiero dall'altra parte e non faccio parte di quelli che vogliono che Mario Rui vada via, anche perché a livello tecnico-tattico per me resta un esterno di centrocampo e non un terzino per caratteristiche, e quest'anno che al limite in qualche partita si potrebbe avere la possibilità di vederlo schierato lì, ovviamente lo mandiamo, va via perché vorrebbe tornare in Portogallo, ma non è detto che riesca l'operazione. L'incognita tra questi nomi che sono usciti tra le cessioni sono Nathan, le incognite sono Nathan e Juan Jesus. Forse per Nathan troveresti anche un prestito con diritto di riscatto, così come sarebbe l'operazione di Lindstrom, perché il Napoli Lindstrom, a quanto ho letto, non lo vende. Prestito con diritto di riscatto. Giusta anche la formula per vedere poi se l'area inglese lo migliora, torna l'anno prossimo e al limite hai un calciatore in più ritrovato
tanto di guadagnato per il Napoli. Poi nel caso l'Everton lo vuole riscattare, ci si accorda, e credo che il Napoli comunque arrivi alle stesse cifre di quanto l'ha pagato, perché certamente non si fanno sconti su un calciatore così giovane e non si fanno sconti su un cartellino poi pagato abbastanza. Poi vedremo più in là, nel caso si fa l'operazione, nel caso Lindstrom se ne va, e faremo le nostre valutazioni. Dicevo, Nathan potrebbe partire in prestito con la stessa formula di Lindstrom da qualche parte, o accasarsi al limite in una neopromossa se è stato proprio bocciato del tutto da Conte. Il problema per me resta Juan Jesus con un anno di contratto sul groppone ancora fino al 2025. C'è addirittura nel contratto, a quanto ho letto, anche un'opzione ma in favore della società per il prolungamento, ma non credo che avvenga. Non credo che avvenga questa situazione nella maniera più assoluta. Però può darsi che forse con un colpo di coda si riesce a piazzare anche Juan Jesus. Quindi tutto fa presagire, da questi nomi che Conte ha messo sul piatto, tutto fa presagire che l'arrivo di Hermoso è solo questione di tempo. Anche se su Hermoso ieri è uscita una notizia, si infila il Milan. E molto probabilmente ecco perché bisogna accelerare, e Conte non voglio dire che abbia dato quel pomeriggio libero solamente per fare, diciamo, questo summit con De Laurentiis, perché il pomeriggio libero ci stava tutto dopo i tanti carichi di lavoro, e anche una cosa per aumentare il rapporto, l'empatia, il rapporto che c'è tra la squadra e l'allenatore. Però ieri Conte poteva tranquillamente prendersi 2 ore di pausa per lui e, diciamo, riposare anche mentalmente. Invece è un uomo solo al comando, è sempre sul pezzo e ha presentato la lista dei possibili partenti perché vuole chiudere sicuramente lui in primis la situazione Hermoso, e quindi ecco perché arriva la lista con tutti questi difensori, con Lindstrom e ovviamente Ostigard, che erano già sul mercato per quanto riguardava le notizie di ieri mattina, ma anche l'altro ieri sera c'era già qualche avvisaglia. La situazione Osimhen, e chiudiamo, ma la sapete, ci ritorniamo ovviamente con le ufficialità e le cifre. A quanto ho letto, il Paris Saint-Germain si sarebbe spinto fino a 90 milioni, c'è l'accordo con il calciatore, c'è l'accordo sullo stipendio, il Napoli chiede 110 milioni e molto probabilmente si arriverà alla conclusione. Notizia non da poco, le commissioni per Calenda girano intorno ai 20 milioni, almeno a quanto ho letto, tra 18 e 20 milioni. Ecco perché molte volte quando vai a prendere un calciatore e sei la società sportiva Calcio Napoli, che non ha le pompe di benzina che spillano petrol, dollari, a determinati tavoli non ti ci puoi proprio sedere, perché dai 18 ai 20 milioni di commissioni, se dovesse essere vero, è veramente una cifra spropositata. Addirittura 14 milioni e più per 5 anni al netto per il calciatore, e quindi Osimhen ha raggiunto l'obiettivo di guadagnare quello che voleva, perché la cifra che è stata messa sul contratto del Napoli era per ovviamente lo stipendio, era perché comprandolo non gli potevi dare di meno di quello che percepiva a Napoli sul contratto. Ecco perché è stato fatto quel contratto, quel rinnovo e quant'altro. Arriverà Lukaku, fiducia a Conte, ne abbiamo parlato anche ieri nei commenti, e quindi vedremo poi a quanto, perché il Napoli sta tirando anche lì sulle cifre e fa bene, perché il Chelsea comunque si può prendere un tantino per la gola per quanto riguarda le cose che sono successe in quel di Londra, paletti che ha messo comunque l'UEFA e tutto quello che c'è stato post Covid, dopo Abramovic, eccetera eccetera eccetera. Quindi si può anche contrattare lì, e vedremo poi se scatta la scintilla. Io ho massima fiducia in Antonio Conte, un uomo solo al comando.